Ormai ci siamo abituati da anni che sempre più spesso ordiniamo un prodotto su Amazon e abbiamo anche delle pretese, no? Tempi, cambi, qualità del prodotto eccetera. Chi non ha mai preso un prodotto da Amazon? E oggi siamo qui davanti al polo logistico del centro Italia, quello di Passo Corese. Questo è uno stabilimento molto all'avanguardia perché è 60.000 metri quadri, 2.000 dipendenti fissi, 1.000 dipendenti interinali, più la possibilità di inserirne altri durante il picco, ma la cosa particolare è che Amazon è un'azienda che fattura quasi 500 miliardi di dollari l'anno, che paga pochissime tasse perché reinveste sempre, perché gli utili che fa vengono reinvestiti ancora prima, ci devono andare a pagare le tasse, e ciò è anche molto produttivo. Questo stabilimento è realmente all'avanguardia perché è stato costruito in un'area che fino a poco tempo fa era destinata solo alla campagna, qui era tutta campagna, e creando questo polo logistico ha fatto sì anche che tutti gli altri, ci sono altre aziende che si sono unite e sfruttano tutto il collegamento con la città perché c'è l'autostrada, la 1, in più ci sono grandi parcheggi, organizzazioni camion eccetera, e ha aumentato anche l'economia locale perché qui c'era poco e niente. Il problema qual è? Che tanti contestano Amazon per il fatto che si lavori tanto, e anche lì ci sono delle statistiche. Un magazziniere medio da Amazon guadagna circa 1.650 euro, che è in percentuale un po' più alto della media nazionale di questo lavoro. Il problema qual è? È che però è monitorato, nel senso che uno si immagina il lavoro del magazziniere, quello che sta seduto con la sigaretta in bocca, che è arrivato un collo, boom, gli dà un calcio, ma dopo me l'apro con calma. Qui è tutto monitorato, è tutto automatizzato, diminuisce la fatica, aumenta la frequenza. Perciò tu hai scaffali motorizzati, i codici a barre da scannerizzare, il tuo scanner che tu devi sempre portare in mano, hai il tempo scadenzato per ogni operazione che fai, compreso l'andare al bagno, e il numero di pacchi che devi preparare e spedire. Allora, io stavo al single pack, impacchettavo però da sola, perché c'era il multipack e il single pack. Praticamente passavo 8 ore da sola nel mio box, non potevo parlare con nessuno, non potevo fare niente. Addirittura non mi mandavano al bagno a cambiarmi l'assorbente, quindi mi ero premunita, mi ero messa l'assorbente degli anziani perché non potendo andarmi a cambiare mi coprivo il sedere con un giacchetto legato alla vita perché mi vergognavo. Mi litigavano che non potevo tenere questo giacchetto legato alla vita e allora io chiedevo se potevo andare al bagno a cambiarmi, ma non mi ci mandavano. Voi entrate qui dentro e ci sono dei micro robot che portano i prodotti, che vi avvisano, ci sono schermi ovunque, addirittura hai l'incoraggiamento a distanza del tuo capo che ti dice bravo, stai andando bene, no, state andando male. Poi si lavora di gruppo, non è che uno è bravo e gli altri sono cattivi, bisogna essere tutti bravi. Tanti dicono è una schiavitù, ragazzi, il lavoro non è una costrizione, nel senso che uno sceglie il lavoro che più gli piace, se poi non gli piace è libero cercarne un altro. Tanti dicono Amazon ha ammazzato le piccole aziende, la verità è che oltre all'economia locale che cresce, perché questa zona è cresciuta dell'oltre 40% a livello di economia locale, perché tra i dipendenti le persone possono spendere soldi, quello che genera tutto il movimento qui intorno, addirittura hanno messo uno che vende i panini per i camion di passaggio che prima non c'era, aiuta anche le piccole aziende che vogliono vendere su Amazon, ovviamente con regole difficili, ferree, perché la politica dei resi di Amazon c'è e magari l'azienda non la voleva applicare, la politica della qualità anche quella c'è. Voi sapete che il cliente solitamente con Amazon ha sempre ragione. Sai quante volte uno spedisce ma a me si è rotta, non ti chiedo manco perché si è rotta, rimandala e te la rimandiamo una o te ridiamo i soldi. Questa qualità di lavoro costa tanta fatica, la fatica di chi ci lavora dentro, perché se voi ordinate in pacco, ricevilo domani entro le 10, se ordini entro 6 minuti vuol dire che dopo gli danno la scadenza a qualcuno che lavora per prepararti il pacco, poi resta automatizzato, e tutto questo, se voi volete l'efficienza, qualcuno deve essere efficiente e per essere efficiente deve lavorare. Pensate che Jeff Bezos, che è il fondatore di Amazon, che nel 94 ha aperto, chiamiamola questa piccola catena, in realtà era un negozio che vendeva libri, oggi
è il terzo uomo più ricco del mondo, che guadagna $3.700 ogni secondo che passa. Cioè c'è gente che $3.700 non li guadagna manco in un mese, lui ogni secondo che passa guadagna questi soldi. La mia esperienza in Amazon è stata un'esperienza negativa per quanto riguarda il lavoro a 360 gradi. C'erano molte restrizioni e appunto si lavorava nella mia postazione con un tempo, con un rack time, dove dovevi scannerizzare tramite una pistola i prodotti entro un certo numero di ore. Se non facevi questo, diciamo, veniva un responsabile che ti diceva di aumentare appunto il ritmo di lavoro. Le postazioni in Amazon erano tutte a distanza di circa 10 metri, non potevi guardare nessuno se non le spalle di un altro lavoratore che era davanti a te. Questo appunto per non far colloquiare le persone. All'interno del capannone, nel mio settore dove ero io, non c'erano finestre. Se avevi la mansione di cart runner, dovevi portare dei tot, che sono come delle cassette piene, dovevi andare a riempire delle postazioni dove c'erano altri lavoratori che a loro volta scannerizzavano. Se andavi troppo lento ti dicevano, per non dire sbrigati, adotta il passo Amazon, che vuol dire che dovevi correre praticamente. È stata un'esperienza per me negativa, perché è un tipo di lavoro che non mi appartiene, impostato con queste condizioni. Ovviamente il centro Amazon lavora H24 7 giorni su 7. Ci sono turni notturni, ci sono turni diurni, mezzi turni, si può lavorare sia part time che full time. Per capirci, un full time lavora 40 ore a settimana, turni da 8 ore con mezz'ora di pausa, è tutto monitorato, come vi dicevo, e questa cosa tante volte non va giù a chi magari era abituato a lavorare un po', io so bravo, fammi lavorare a me, non voglio che nessuno mi controlla, perché il controllo, monitorare, verificare le performance può anche non piacere, perché con le performance monitorate io riesco ad avere in tempi certi prodotti, servizi e cose. Si spostavano la postazione, io stavo a 20 minuti dall'uscita a piedi, camminando velocissima, e quando uscivo avevo il tempo di mangiare e fumare insieme contemporaneamente, e non erano 20 minuti di pausa, dipendeva dal punto in cui ti trovavi all'interno di Amazon. Io sono entrata facendo la notte, i primi giorni era tutto addestramento, ti dicevano quello che dovevi fare, che poi te lo spiegavano gli altri ragazzi che erano entrati. A me l'hanno spiegato malissimo, perché poi ti vengono a riprendere se fai degli errori, se non raggiungi un tot di pacchi l'ora. Comunque hai sempre gente che ti sta col fiato sul collo, che viene lì e ti dice non stai facendo tutto il possibile. Non è un lavoro gratificante. Se facevi bene venivano lì, hai raggiunto il rate. Se invece non lo raggiungevi era un continuo. E pressioni che venivano lì, ti volevano pure aiutare, cioè davanti a te avevi altre persone che dipendevano più o meno da te, no? Quindi se io non raggiungevo ti rimettevano anche loro, e allora venivano là cercando di dirmi ti aiuto io, te li faccio io un po' di pacchi. Poi ti danno una mansione, il single pack, in qualsiasi momento poteva venire qualcuno e dirti mi manca, che ne so, che devi andare a fare un'altra mansione, tu dovevi prendere, lasciare perdere quello che stavi facendo e spostarti da un'altra parte e fare completamente un'altra cosa. Un'altra figura molto discussa è il driver, perché chi vi porta i pacchi a casa? Il famoso corriere. I driver soffrono tantissimo, uno perché sono appaltati, aziende esterne nella maggior parte dei casi, e due perché hanno delle tempistiche molto strette, che possono andare bene magari per una cittadina di provincia del nord, ma per Roma, quando si consegna a Roma in centro, in periferia, col casino, col traffico, strade dissestate, 3 minuti per fare una consegna, diventa veramente difficile. Alcune volte poi diventano pure scortesi, perché suoni, signora guardi c'è il pacco Amazon, che me lo può portare su, sto al 72esimo piano, non c'è l'ascensore, e tu dici signora no, non posso, io lo lascio qua. Ed è una di quelle cose che fa sì che il lavoro rallenti, le consegne rallentano e loro non riescono a rispettare queste scadenze. Anche lì la parte economica
più bassa rispetto a quello che è il magazziniere, grazie a tutti i sistemi tecnologici che ci stanno di automazione che vanno sempre aggiungendosi nel tempo fino a che prima o poi sostituiranno proprio l'essere umano del tutto. Lavorano meno a livello di fatica, ma lavorano molto di più a livello di stress, perché lo stress di monitorare ogni secondo, ogni tot che tutto vada bene, anche perché in errore il pacco arriva un altro o ci metti una cosa diversa dentro, sembra una stupidaggine. Infatti molti dipendenti di Amazon possono dare versioni discordanti, c'è chi è euforico e contento e c'è chi invece è rimasto malissimo. Amazon secondo me non rappresenta un'opportunità di lavoro, ma è diventato un porto di mare per tutte quelle persone che cercano lavoro, ma trovano non un lavoro solido, ma un lavoro stagionale, dove non si può fare affidamento o progettare un futuro. Spesso si entra come i famosi green badge, cioè coloro che sono temporanei, no? Una sorta di periodo di prova. Se poi diventi bravo, prendi il blue badge. Come è molto competitiva questa cosa, c'è pure chi magari non va al bagno per fare un pacco in più, piuttosto che per far vedere che è molto più attivo e lavora. La cosa carina è che non fanno troppe distinzioni, per esempio, sull'età, sull'aspetto, su queste cose che spesso succede sui posti di lavoro, perché basta che tu sei bravo a produrre, sei un numero e come tale sei bravo. Magari uno che come me che ha 50 anni e rimane senza lavoro può aspirare a fare un lavoro da Amazon, anche se magari è stressante, se c'ha turni comunque difficili e massacranti, però intanto un lavoro l'hai trovato. Mi avrebbero rinnovato il contratto perché poi mi ero imparata, quindi facevo quello che dovevo fare, ma era un ritmo che non riuscivo a sostenere, anche perché avendo una casa, un marito e 3 figli era impossibile. E poi la notte a 40 anni secondo me ti scombussola tutto. Non dormivo il giorno, però poi dovevo andare a lavorare la notte, quindi anche perché non erano solo notti, cioè facevi una settimana di notte, una settimana di mattine, una settimana di pomeriggi, quindi il tuo fisico si abituava ogni settimana e quindi non andava bene. Uno lavora solo la notte, punto. Tutto quello che c'è in giro è tutto green, c'è la mensa, c'è la sala per rilassarsi, ci sono tutta una serie di cose. Ovvio che se uno lavora 8 ore e se fa quella mezz'ora di pausa, riesce in quella mezz'ora a mangiare, rilassarsi un attimo, è anche più efficiente poi sul lavoro. Il 70% dei dipendenti è sotto i 40 anni, cioè dipendenti giovani che hanno voglia di lavorare e che hanno anche bisogno. E l'altra cosa interessante è che la percentuale di donne è molto più alta della media, siamo oltre il 30%, che solitamente in aziende dove c'è molto lavoro manuale solitamente è molto più bassa. Questo significa che l'ottimizzazione dal punto di vista fisico ha aiutato tanto, perciò le nuove tecnologie. Molti dicono che prima o poi, come ho detto prima, i dipendenti verranno sostituiti dalle macchine. Sicuramente sarà così, però ancora oggi c'è questa parte e quando voi ordinate un pacco da Amazon, un prodotto e lo volete subito, sapete che da qui deve partire. Qui passano schiere e schiere di camion, non da qui, questo è il parcheggio dei dipendenti, ma dall'altra parte che c'è invece tutto il transito dei mezzi strutturato, messo bene, e sono collegati velocemente con Roma. Qui invece manca il polo della spesa, cioè Amazon offre anche il Fresh, Amazon Fresh, che è la spesa portata a casa nell'arco di pochissimo tempo. Siccome siamo distanti da Roma, ci vuole un pochettino a rientrare, bisogna fare l'autostrada eccetera, per il polo Fresh hanno optato per una distribuzione più all'interno di Roma, perciò nella zona di Portonaccio, così che riescono a raggiungere velocemente con piccoli camion refrigerati tutte le aree e portarti la spesa anche entro 30 minuti. Nelle condizioni, diciamo, di un lavoratore che per anni ha un contratto con Amazon, che poi noi non eravamo assunti da Amazon, ma bensì eravamo assunti da agenzie interinarie, che quindi non avevamo un contratto con Amazon, lavori stagionali, cui poi non ti rinnovavano il contratto, ma Amazon ha l'abitudine di chiamare quando serve più manodopera. I pochi fortunati hanno il contratto, se così vogliamo dire, hanno il contratto con il badge blu di Amazon. Piccole realtà che vendono i prodotti su Amazon, perché poi Amazon non vende solo i suoi prodotti, cioè non è che compra la merce e la vende, anche quella parte, ma in particolare offre ai terzi una vetrina per poterli vendere e gli offre anche la logistica. Se sei piccolo dice ok, adesso tu quanti ne puoi produrre questi? 1000 al giorno, ma non c'ho il magazzino, dacceli a noi, li prendiamo noi, li consegniamo noi, ti facciamo la vendita e ti paghiamo quando è andato tutto a buon fine. Da una parte, come ho detto, rende anche più competitive piccole aziende che forse poi perdono un po' in qualità. Ovviamente un polo Amazon così
attrae anche visitatori. Voi direte, ma come visitatori? Certo, si possono prenotare visite guidate all'interno di queste, chiamiamole, aziende moderne. In particolare Amazon suscita molta curiosità vedere questi piani, questi scaffali, come tutto il sistema gestisce questi pacchi, perché poi di pacchi si tratta. Arriva la merce, viene stoccata, viene suddivisa, ha una locazione, i robot, i computer sanno tutti dove si trovano questi prodotti e da quel momento tu in 5 secondi riesci a ritrovare qualsiasi cosa. Vedere all'opera tutte queste persone, tutta questa tecnologia. Chi abitava qui nei paraggi, voi immaginate che era un contadino, cioè questa è una zona di campagna, adesso ve la illustro. Qui c'era qualche capannone industriale, qualcosa, ma se noi ci affacciamo qui sulla vallata, oltre a quello che i capannoni industriali hanno preso, questa era tutta zona che veniva coltivata o che comunque rimaneva verde, e poi all'improvviso dal nulla hanno costruito strade, hanno costruito raccordi stradali, tutti con asfalto nuovo, illuminazione stradale, fognature, riserve d'acqua. E quanta corrente serve a una struttura del genere? Voi immaginate che qua c'erano i tralicci, come vedete, per un medio paese, li hanno dovuti raddoppiare per poter far sì che arrivasse abbastanza energia elettrica per mandare avanti una struttura del genere, che poi ha i suoi gruppi di continuità e tutto quanto, rimanendo sempre con impatto ambientale accettabile. Ma sto Bezos, che è un benefattore o un cattivo allora? Bezos viene dipinto da alcuni come un diavolo, perché tutti quelli che sono ricchi si dice hanno fatto il patto col diavolo o comunque si sono piegati a certe dinamiche, da altri come un benefattore. Tanti dipendenti lo sanno, tantissimi altri invece lo odiano, e questa non è una cosa da poco. Ovvio che Bezos c'entra poco ormai, cioè l'azienda è talmente grande, con più di 2 milioni di dipendenti, pensate che viene da te, oh bravo, ti dà una pacca sulla spalla. Probabilmente lavorando in Amazon non lo vedrai mai, è più facile che tu lo veda se fai il cameriere al centro di Roma, magari passa a fare una visita turistica, piuttosto che se lavori in un suo stabilimento. Una cosa che mi ha colpito molto di questa zona lavorativa è la pulizia e l'ordine. Abituato a Roma, carte, cartacce, erba incolta, alberi non potati, scureggioni ovunque, gente scortese, devo dire che qua a parte non abbiamo incontrato nessuno, perciò sulla scortesia non posso dire niente, però è veramente tutto pulito, non c'è in giro niente, non c'è nulla buttato a terra, non ci sono, una cosa che spesso succede, diciamo fuori Roma, nessuno che ha scaricato zozzeria, resti dei lavori edili, monnezza buttata per terra e via dicendo. Al contrario, lì dove c'è l'ordine uno tende a mantenere l'ordine, anzi ci sta pure attento. La famosa teoria delle finestre rotte: se vedo una zozzeria sono il primo e butta una carta per terra. Adesso se io dovessi buttare una carta per terra dico cacchio, se mo butto sta carta è l'unica che si vede, la mia. Ed è molto importante questo perché permette proprio di avere un ambiente più sano e più pulito. Proprio sul modello americano loro che cosa consigliano? Per esempio una cosa che consigliano spessissimo è il carpooling, cioè il fatto di abitiamo vicini, siamo più o meno sulle stesse strade, io venendo ad Amazon passo davanti a casa tua, organizziamoci un po' per volta, una volta con la macchina tua, una volta con la macchina mia. Questo serve sia ad abbattere i costi, un dipendente che guadagna 1.600 euro e per una settimana non usa macchina risparmia una settimana di benzina, manutenzione e macchina. L'altra cosa che dicono è quella che vi dicevo proprio del limite. Loro qui dentro danno un limite ancora più basso rispetto a quello che è quello della città, della strada, perché vogliono essere tranquilli che nessuno si faccia male, perché potete sapere, l'infortunio sul lavoro o paga il datore di lavoro. Se a me mi mettono sotto mentre parcheggio, il datore di lavoro dopo c'ha sta cosa qui sulla cosa, in più ovviamente gli dispiacerà che uno dei suoi dipendenti si è fatto male. Cicalò, ma Amazon te paga? No, anzi, io pago Amazon, mi compro un sacco di roba e ogni volta pago su Amazon, perciò questo era semplicemente un servizio legato alla curiosità del luogo, di come funziona, di chi ci lavora anche, perché anche le persone dentro fanno la differenza. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate di Amazon, del progetto, di tutto quanto. Io adesso sono venuto qua perché è vicino Roma, lo volevo vedere, ve lo volevo far vedere anche a voi, però comprate da Amazon, siete favorevoli a questa grande espansione, perché se ci pensate Amazon ha più di 2 milioni di dipendenti in tutto il mondo, praticamente quasi in tutti i paesi tranne 6 paesi che poi sono quelli dove ci sono dittature come Corea del Nord, Iraq, Iran, Siria. Quale potrebbe essere lo sviluppo futuro e quanto potrebbe Amazon schiacciare quelle piccole realtà
le botteghe locali, i negozietti, quello che ti sta sotto casa. Io ho un mio pensiero, però fatemi sapere il vostro.